Vi sarà capitato sicuramente in questi giorni di ricevere decine, se non addirittura centinaia di immagini generate con ChatGPT che ricreano l'effetto dei film di Studio Ghibli. In questi giorni mi sono chiesto se era possibile rifarlo in locale con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi. Perciò vediamo come trasformare una foto di questo tipo in una generazione in stile Studio Ghibli. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Il video di oggi nasce per gioco perché ricevendo appunto tutte queste immagini ho pensato: ma è possibile rifare la stessa cosa su ComfyUI semplicemente e con un risultato simile se non abbastanza vicino? La risposta è circa, almeno dalle prove che ho fatto io, ma siccome ci ho passato sopra diverso tempo ho deciso comunque di condividerlo con voi. Di conseguenza questa guida è anche una condivisione con voi tutti per fare in modo che magari il workflow venga preso e migliorato o sistemato anche dalla community. Vi faccio vedere come l'ho realizzato e i risultati che si ottengono in un determinato modo. Non è perfetto perché su tante immagini non dà dei buoni risultati, ma su tante altre si avvicina abbastanza. Prima di iniziare a vedere la guida però vorrei soffermarmi sullo studio Ghibli e su questo fenomeno che si è creato sulle immagini generate sullo stesso stile. Questo studio in particolare è uno studio giapponese creato nel 1985 da alcuni personaggi che sono diventati poi storici, ovvero Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuoshi Takuma, e spero di averli pronunciati correttamente. E fra i vari lungometraggi di animazioni che hanno realizzato ci sono alcuni che vengono ricordati particolarmente, come La città incantata, Porco Rosso. Vi dico la verità, io sono amante del cinema ma non conosco in modo approfondito Studio Ghibli, perciò non farò finta di essere espertissimo. Ho visto qualche loro film ma non conosco in dettaglio tutta la loro produzione, però mi sembrava giusto parlarne. Tra l'altro, piccolo dettaglio, il loro nome Ghibli deriva dal soprannome di un aereo particolare, ovvero il Caproni CA309, che faceva parte della Regia Aeronautica del Regno d'Italia, quindi anche una citazione all'Italia e alla nostra aviazione. Per quanto riguarda invece questa esplosione di generazioni che ricreano gli effetti dei loro lungometraggi come se fossero dei loro film, secondo me è da intendere come un omaggio e non come una sostituzione alle opere che hanno fatto loro. Non correrebbero tutti a fare queste generazioni se non ci fosse dell'ammirazione verso queste persone e i lungometraggi che hanno realizzato. Magari più avanti sarà possibile realizzare intere opere fatte così e lì forse il problema sarà maggiore, però al momento sono omaggi a questo tipo di arte, non vanno in sostituzione, perché se tanti vogliono fare un qualcosa che assomiglia a un determinato tipo di arte è perché apprezzano quell'arte e quindi vogliono ricrearla anche in altri contesti. L'idea non è sostituire quelle opere ma è omaggiarle, secondo me. Ma non soffermiamoci troppo e andiamo a vedere su ComfyUI come fare queste generazioni partendo da un'immagine o da una foto. Eccoci allora su ComfyUI e vediamo subito come riuscire a fare queste immagini in stile Ghibli, cercando in qualche modo di avvicinarci all'enorme potenzialità di ChatGPT e ai nostri strumenti al momento un po' limitati, ma comunque lo stesso molto potenti da usare in locale. Per far andare il workflow che caricheremo dopo, prima di tutto Flux 1. Se andiamo su questa pagina, che vi linko in descrizione, trovate i modelli GUF del dev. Io consiglio sempre di usare questi perché vi fanno risparmiare un po' di giga di VRAM e siccome avere una scheda video con tanti giga di VRAM non è una cosa semplicissima, a meno che non avete una 3090, una 4090 o addirittura una 5090, le altre si fermano a 16 giga se non a meno. Non perdete tantissimo se andate sul Q8 o sul Q6, ma almeno risparmiate un po' di giga di VRAM che sono sempre utili nei workflow più complicati. Ma se volete usare la versione di Flux normale potete farlo senza problemi, perché nel workflow io ho messo anche il caricamento del modello normale. Qui decidete quale usare. Come dico sempre, il Q8 spesso è paragonato all'FP16. Non sono ovviamente uguali, l'FP16 è migliore, però ripeto, almeno risparmiamo un po' di giga di VRAM. In base al modello che volete usare, cliccate la freccina e lo mettete in download. Io non vi consiglierei però di scendere sotto il Q5, perché a quel punto iniziate a perdere veramente tanta qualità, secondo me. A seguire abbiamo bisogno di Redux, perché useremo i Flux 1 Tools. Avevo fatto una guida su questi tools, che vi invito a guardare, dove parlavo di Redux, parlavo di InPaint, OutPaint, di Canny, di Depth, tutti i modelli che avevano fatto.
e questo modello mi è tornato in mente per poter usare uno stile e replicarlo in un altro modo. Non c'è una funzione precisa di Redux. Qua dicono che serve per fare le variazioni di un'immagine di una generazione, però secondo me può essere utilizzato per tanti altri modi. Infatti nel tempo poi si sono viste varie applicazioni e io in questo caso l'ho usato per riuscire a traslare lo stile di Ghibli. Per scaricare questo modello andate in File and Version e qui scaricate questo file qua che vedete è piccolissimo, 129 mega. Per far andare il workflow legato a Redux serve però il SIG Clip Vision. Questo lo scaricate da qui schiacciando download e non c'è tanta scelta come Redux, li scaricate direttamente. Ci serve poi il VAE per fare la decodifica e la codifica dell'immagine. Andiamo perciò sulla pagina di Flux 1 Dev e qui in questa cartella che vi linko scaricate questo file che poi vi consiglio di rinominare ed è il file dedicato a Flux. Ci servono anche i 2 clip legati sempre a Flux e li troviamo su altre 2 pagine di Hugging Face. Questa dedicata alla versione GUF. Dato che usiamo già il modello quantizzato mi sembra furbo usare anche il T5, sempre per risparmiare risorse e poterle dedicare ad altre elaborazioni o altri passaggi. Stesso discorso di prima, vedete partiamo dal Q8 e andiamo man mano a scendere. Come dicevo, se potete usare la versione massima usatela, altrimenti vi regolate in base al vostro hardware. Fate partire il download anche di questo, sempre dalla freccettina, e ci manca il clip L andando in questa pagina qui. Il file in questione è questo qui, clipl.savetensor, e potete scaricarlo dalla freccia. Trovate anche le versioni non quantizzate del T5, nel caso volete proprio usare quelle FP16 o FP8, anche in versione scaled. Decidete voi quale usare, ma io vi consiglio di andare verso quelle quantizzate, non solo per risparmiare un po' di VRAM, ma anche nel caso per avere modo di poter fare magari un workflow con più nodi, con più elaborazioni, invece di essere subito bloccati dal caricamento del modello. Scaricati tutti questi file da Hugging Face, ci manca il LoRa da scaricare da CVTI. Ho scelto questo qua, che si chiama Ghibli Style Flux. Non è detto che sia il migliore, potrebbero essercene altri, ma dai test che ho fatto io tende a dare un effetto molto più similare a quelli di ChatGPT, dato che ChatGPT dà una colorazione di questo tipo. Altri magari sono più dettagliati, ma non sono con questa tonalità e con questo stile. A noi in realtà servirà per aggiungere un pochettino più di effetto stile Ghibli. Se voi scrivete Ghibli, fate invio, poi qua selezionate Flux.1D e vedete tutti i LoRa legati a Studio Ghibli. Io avevo provato questo, ma vedete che ha linee troppo nette e meno stile effetto ChatGPT come lo ricrea lui. Alla fine mi sono orientato su questo, però ripeto, se ne provate altri e vedete che vanno meglio, potete andare anche su quelli. In questo caso, usando questo qui, cliccate qua e lo scaricate. Non per forza ci sono delle parole da usare, anzi, da quel che ho capito, le parole non servono a niente essenzialmente, però potrebbero migliorare la generazione. Quello che può tornare utile è vedere quello che consigliano loro, però io il workflow l'ho fatto sulla base di 1000 tentativi e ottimizzazioni. Tutte queste cose dobbiamo mettere in una cartella in particolare. Torniamo su ConfUI e apriamo la cartella Models in ConfUI. Vedete, ConfUI, Models. Partiamo dalla prima cartella che è Clip, dove andremo a mettere il T5 in versione GUF, in base a quella che avete scelto. Io ho messo il Q8, e i clip L. Come vedete qui troviamo tutti i clip utilizzati dai vari modelli principalmente. Saliamo su ed entriamo in Clip Vision e qua mettete il SIG Clip Vision Patch 14384, la stessa cartella dove avete messo Lavalama o Clip Vision H per generare quei video. Torniamo indietro e andiamo in LoRa's. Nella cartella Flux 1 io ho messo tutti i LoRa dedicati a Flux 1 e come vedete abbiamo il Ghibli.savetensor. Saliamo ancora, scendiamo e andiamo in Style Models. Qua io faccio sempre le cartelle, ma non siete costretti a farle, potete buttarle direttamente qui. Dentro questa cartella ho messo il Redux. Saliamo ancora, siccome ho usato il GUF va messo in Unit. Flux 1
vedete io ho il Dev versione Q8. Alla fine pian piano sto usando tutti i modelli Q8 perché vi fanno risparmiare un bel po' di giga di VRAM e non c'è una perdita così evidente di qualità. Ovviamente nel momento in cui i giga di VRAM inizieranno a aumentare su tutte le schede video passeremo probabilmente tutti all'FP16, però al momento anche per fare workflow più complessi avere qualche giga a disposizione in più vi aiuta ad avere quell'elaborazione in più. Per finire dobbiamo mettere il VAE e il VAE lo mettiamo nella cartella qui, VAE. Anche qui io ho fatto la cartellina, entrate dentro e mettete il VAE. Io ne ho 2 versioni ma non preoccupatevi, non cambia assolutamente niente, va praticamente alla stessa velocità, ma io ho trovato il BF16 pensando che andasse meglio, ma non c'è alcuna differenza a dir la verità. Perciò possiamo andare su ConfUI. Se non conoscete questa web UI, come dico sempre, io qualche tempo fa ho fatto una guida che vi spiega da zero come utilizzarla. Ahimè la stanno aggiornando tanto ed è un po' vecchiotto ormai. L'interfaccia è leggermente diversa e se andate qua in setting e fate menu disable vi ritroverete perché aveva questa interfaccia che c'è ancora dentro, ma mi sa che fra poco la toglieranno anche. Se voi rifate qua l'ingranaggino e mettete top, vedete l'interfaccia di adesso. Quella guida tra l'altro era ancora su Stable Diffusion XL, che in realtà è quello più avvicinabile ancora per tanti perché Flux ha delle richieste un po' alte, solo che Flux vi segue molto di più col prompt ed è più semplice riuscire ad arrivare a un bel risultato. Con Stable Diffusion XL dovete usare tanti tools e tanti nodi a parte per avere una bella generazione, perché di base molto raramente segue quello che gli chiedete, anche se comunque può fare delle belle generazioni. Recentemente però ho fatto un podcast con 3 episodi dove spiego questa web UI a un mio amico e in quella guida c'è l'interfaccia nuova, anche se l'hanno ancora aggiornata con altri nodi. Ma come dico da un po' di tempo sto aspettando il momento ideale per fare la guida da zero aggiornata, in modo tale da avere i nodi nuovi, l'interfaccia nuova e tutto quanto. Vediamo se prossimamente riuscirò. Come sempre facciamo manager e un update all, così aggiorniamo tutta ConfUI. Qui date sempre un occhio al changelog e tra l'altro come novità c'è l'arrivo di ConfUI Manager all'interno di ConfUorg. A questo punto l'unione è stata completata da quel che ho capito. Questo significa che ConfUI Manager sarà incluso probabilmente anche nella versione portable e da quello che si vede sul blog faranno tanti nuovi aggiornamenti anche all'interfaccia legati al manager. In più vedete anche l'aggiornamento di tutto il resto e la data della vostra web UI che deve essere abbastanza recente. Aggiornato tutto, fate il restart e torniamo sulla web UI. Facciamo workflow e open. Sono nella mia cartella clonata da GitHub e dobbiamo andare nella cartella Flux1. Ho aggiunto un workflow dedicato proprio a questo. Se andate qua sotto è Flux1 Ghibli. Lo apriamo. Come sempre se non avete i nodi vi farà un elenco, ve li segno in rosso. In quel caso chiudete questa finestra, fate manager e fate install missing custom nodes. Vi fa l'elenco di tutti i nodi che vi mancano, potete fare la spunta qua in alto, poi fate install e riavviate la web UI, vi installa tutto. Per capire quanti nodi aggiuntivi rispetto a quelli di ConfUI base ci sono in questo workflow, basta cliccare qua in custom nodes in workflow e ci sono questi qui. Per farvi un'idea, come mia regola di base ho quella di non aggiungere troppi nodi aggiuntivi. Cerco sempre di usare i nodi già inclusi dentro a ConfUI ed evitare di fare un mega workflow con parti che si attivano, che si disattivano, pulsanti che si mettono. A me non piacciono quelle cose, preferisco fare 25 workflow diversi ma che apro io quando mi servono, così da renderlo il più ottimizzato possibile e anche intuibile. Vediamolo velocemente. Come sempre io uso come template questo creato da me, ma che in realtà è condiviso un po' con tutti, cioè si parte da sinistra e si va verso destra. Molti mischiano un po' i nodi, ma non è una cosa che mi piace molto. In questo ho un po' ristretto le cose per fare in modo che non diventasse lungo 10 km. Però abbiamo la sezione caricamento. Fate sempre R sulla tastiera così vi aggiorna i vostri collegamenti in modo tale da poter caricare i vostri modelli, altrimenti vi vede i miei percorsi e poi vi fa un errore. Qui decidete se caricare il GUF o il modello base. In realtà credo che questo nodo carichi anche il dev normale, però nel dubbio l'ho lasciati entrambi, nel caso uno non gli interessa installare il nodo dedicato al GUF, selezionate il dev che avete caricato voi oppure collegate l'altro nodo.
A scendere abbiamo come sempre il caricamento del clip, come vedete anche qua ho messo il T5 Goof, il clip L è già piccolo così non c'è bisogno di cercarlo Goof, e a scendere abbiamo il caricamento delle due immagini. Qua abbiamo il nostro caro Mario Brega in quella scena famosa del prosciutto, e qua sotto abbiamo un'immagine generata da ChatGPT in stile Studio Ghibli. Qui dovete mettere l'immagine che andrà a essere modificata, mentre qui potete caricare semplicemente un'immagine di quelle generate da ChatGPT. L'unica problematica è che alle volte tende a riportare quello che vede qua dentro, perciò non è così semplice scegliere l'immagine da mettere qua. La cosa ideale sarebbe avere qualcosa che assomiglia all'immagine che avete messo come sorgente. So che non è semplice per niente, perciò vanno fatte molte prove. E qui in fondo abbiamo il VAE che carichiamo sempre dalla sua cartellina. Ovviamente fate attenzione alle risoluzioni che hanno queste immagini. Io quello che vi posso consigliare è di andare su un'immagine quadrata, che ho visto che le fa meglio, e con una risoluzione più bassa, tipo 512x512 o comunque massimo 1024. La risoluzione di questa non deve essere uguale a questa. Su questa prende solo lo stile, mentre il risultato finale sarà sulla base di questa. Quello che vi consiglio è, se vi fa degli errori in qualche punto particolare, è perché non gli piace la risoluzione dell'immagine che avete scelto. Perciò a quel punto fate la quadrata voi a 1024x1024 o qualcosa che sia divisibile per 2, perché così sicuramente non vi fa errori. Tipo un qualcosa del genere. Io l'ho tagliata quadrata e almeno vado sul sicuro. Cosa succede a questo punto? Lui qua in alto fa passare il modello e carica il LoRa Ghibli Safe Tensor. Io sulla base di tutti i vari valori ho visto che 0,80 era abbastanza buono, non diventava troppo e non era troppo poco. Questo è strettamente legato a un valore che vediamo dopo, ma non è detto che vada bene per tutte le immagini. Questo workflow va bene con molte immagini, ma non con tutte. Su alcune potrebbe fare effetti veramente brutti o non applicarsi minimamente nel modo in cui vogliamo noi. Però in tante altre le fa bene. Cerchiamo di vedere quelle che fa bene. Il modello poi passa al Model Simple in Flux che prende la risoluzione dall'immagine. In realtà avevo trovato un grafico che spiegava il Max Shift e il Base Shift, che sono strettamente legati alla risoluzione. È un po' complesso da impostare questo valore, perché non è detto che 1,50 e 1 siano sempre buoni. Dovrei trovare il modo di fare il calcolo sulla base della risoluzione per avere il risultato migliore. Magari qualche giorno mi metto lì a cercare di capire come impostare nel modo giusto questo dato e non sempre fisso allo stesso modo indifferentemente dalla risoluzione. Magari ci sono dei nodi che già lo fanno, ma il bello di ConfUI è che ci sono 1000 nodi, il brutto è che non sai che esistono e quindi te li devi cercare. Fatto questo, il modello poi va direttamente al keysampler. Passiamo qua sotto, abbiamo il dual clip che manda da una parte al clip test encoder e al conditioning zero out, fatti per andare direttamente al negative, perché siamo su Flux e non ci serve il prompt negativo. Il prompt positivo potete scegliere. La prima, che non è collegata di base, è fatta da voi, cioè descrivete voi l'immagine e come deve essere. Qua forse dà il risultato migliore se dedicate un po' di tempo, perché usate il vostro occhio, usate la vostra capacità di fare il prompt e di mettere le giuste parole, le giuste situazioni. Il secondo modo è con Florence. Lui cosa fa? Prende l'immagine e la passa dentro a questo blocco in cui Florence analizza l'immagine e crea un caption. Di base è impostato su questo modello perché ho visto che lo fa un pochettino fatto meglio, e cioè il Florence 2 Large Prompt Gen V2. Io l'ho messo su BF16, ma potete metterlo anche su FP16 e FP32. È impostato su More Detail Caption con un massimo di 1024 token. Così di base fa spesso le cose fatte bene, ma magari potreste vedere che aumentare questi valori o cambiarli dà un qualcosa di meglio. Il problema in realtà è che non sempre è così preciso su quello che vede, alle volte ci mette molto del suo. Io ho fatto che con questa aggiunta potete mettere o prima o dopo un testo fatto da voi. In questo modo lo mette prima perché fa A e B e li mette uno dietro l'altro. Vedete che questa parte qua l'ha messa prima. Se invece mettete questo come B e il caption che arriva da Florence come A, metterà prima tutto quello che crea lui e dopo la parte messa da voi. Dipende quanto volete essere comodi.
Con questo modo lo fa comunque molto bene, ma dipende molto dall'immagine. Mentre con questo potrebbe essere che spendete un po' più di tempo a fare una roba fatta meglio e il risultato magari è leggermente migliore, non per forza incredibilmente meglio. A seguire poi c'è il Guidance, che passa il conditioning a tutta la parte di Redux. Qua viene caricato il modello, che dovete vedere in modo corretto. Qua viene caricato il Clip Vision, che abbiamo messo prima nella sua cartella. Viene fatto l'encode, viene passato al Style Model Apply Advanced. Ho messo questo perché, guardando un po' in rete, consigliavano di usare questi valori che di base non potete mettere nei nodi inclusi in ConfUI. E aggiungendo questa parte ho visto che effettivamente la generazione andava a migliorare parecchio. Perciò un 0.8 nello Style Model Apply Advanced e un 0.18 nel Conditioning Average, che prende il conditioning da questo nodo a questo del Flux Guidance e tira fuori un valore che poi passa al Keysampler. Se scendiamo poi sotto abbiamo le due immagini. Questa con il VineCode la fa diventare una latent ed è quella che poi farà da base all'elaborazione, mentre quest'altra, da cui deve prendere solo lo stile, la passa al nodo di Redux che abbiamo visto prima, al Clip Vision Encode. Il problema è che, come dicevo prima, non prende solo lo stile, ma alle volte prende anche le cose che vede all'interno, perciò le persone, gli oggetti e quello che c'è dentro. Non sempre lo fa, ma se vedete che insiste a farvi vedere qualcosa di strano, controllate l'immagine che avete messo come reference e vedrete che probabilmente quell'oggetto, quella persona è qui nella reference. A quel punto dovete cambiare reference e cercarne una un po' più anonima e meno particolare. Raccolti tutti questi dati parte a fare l'elaborazione e abbiamo il solito Keysampler, però partendo da un'immagine ovviamente non può essere impostato a 1 il denoise, altrimenti farebbe una generazione completamente nuova. Questo valore 0.5 insieme a questi valori che abbiamo visto prima, insieme allo Straight Model dell'ora, dà il risultato che vedrete andando a elaborare. Se andate a variare uno di questi valori, ovviamente tutto poi può avere un risultato diverso. Non è così semplice purtroppo, ma io sono riuscito a trovare una linea che su molte immagini dà un qualcosa di accettabile. Ovvio non siamo ai livelli di ChatGPT, o perlomeno non lo siamo in tutte le situazioni, ma in alcune ci avviciniamo molto. Gli step ho lasciato 20 perché ho visto che viene abbastanza bene anche con 20, ma se volete potete aumentarli. Andrò ad aggiungervi qualche dettaglio in più, mentre il sampler name e lo scheduler ho visto che vanno a variare tantissimo nella qualità finale. Tutte le impostazioni che ho messo le ho basate su questi due perché andandoli a cambiare vedevo che peggiorava tutto drasticamente. Alla fine ho deciso di lasciare questi due. Una volta elaborato passa al VideCode e abbiamo due tipi di salvataggio. Questo perché se lo lasciate andare così vi fa una generazione normale, mentre quello che ho notato su ChatGPT è che applica un filtro molto vintage, molto sul giallo, come potete vedere in questa immagine, che non vi farebbe. Allora ho deciso di fare questo passaggio dove prende l'immagine di riferimento, gli applica questo metodo con uno straight allo 0.45 e fa un match del color sull'immagine che ha generato. Se non vi piace questo cambiamento che la fa un pochettino più gialla, diciamo, con un filtro un po' più caldo, voi attivate questo blocco facendo set group node to always e disattivate questo, oppure li lasciate entrambi e vedete quale dei due vi piace di più perché vengono salvate entrambe le immagini. Quelle che avete visto in apertura sono fatte con questo passaggio. Questo workflow non è perfetto, sicuro. In realtà ci ho ragionato su tanto, soprattutto per quanto riguarda la posa. Ho provato a mettere passaggi come il canny, come il depth per vincolarlo su un risultato, però in questo modo andava a rovinare la generazione perché lui deve cambiare il viso, deve cambiare tutto e renderlo in stile cartone. Se vengono applicate delle mappe, lui poi segue quelle mappe. Per quanto riguarda la posa non è un problema perché la posa quasi sempre la segue senza problemi. Il problema è riuscire a dirgli solo va bene tutto così com'è, devi solo farmelo in stile Ghibli. Questo è il vero vantaggio di ChatGPT, ma secondo me dietro ha una generazione di svariati modelli che lavorano insieme e che riescono ad avere una coerenza incredibile con l'immagine iniziale, anche se in realtà la cambia abbastanza l'immagine che gli date, ma la cambia in un modo molto credibile e molto accettabile.
qui il risultato varierà tantissimo in base all'immagine che avete messo. Non so come mai, ma le immagini dei film vintage le fa veramente bene. Mentre se mettete un'immagine vostra, una foto recente, tende a fare qualcosa che non è molto bello o che comunque non c'entra niente con Studio Ghibli, essenzialmente. Vediamo però in dettaglio le immagini che vi ho fatto vedere in apertura, ovvero queste qui, che poi ho anche upscalato con il workflow che trovate sempre in Flux, fatto da ControlNet insieme a Detail Demon. Li ho aumentati un attimo di qualità, però per esempio questa qui è un frame del film di Fantozzi, ve la metto in paragone con quello originale e vedete che tutto sommato non è identica, ha cambiato un po' le espressioni perché non segue esattamente tutto, però effettivamente è abbastanza simile e potrebbe essere credibile un cartone sulla base di questo frame. Mentre guardiamo le altre, avevamo quella di Abatantuono, vediamo sempre la versione upscalata e sistemata, mentre il frame originale era questo qui. Ha sempre un po' preso l'iniziativa sull'espressione, però vedete che tutto sommato tornano un po' le cose nel contorno. Questa l'ha fatta particolarmente bene. Ovviamente fare questa espressione qui col fischio è un po' difficile, però se uno guarda questo frame sicuramente gli viene in mente questa scena qua in particolare. Vediamo le altre. Abbiamo quella con Lino Banfi, questo è il frame che ovviamente era un po' basso di qualità come l'avevo trovato, ma queste sono prove, quelle che stavo facendo, non sono frame da utilizzare per chissà cosa, e vedete che circa è riuscito a riprendere un po' tutta la situazione in cui era il frame iniziale, che comunque sia la stessa cosa che faccia GPT, la fa molto meglio ovviamente perché cerca di ricalcare esattamente quello che c'è nell'immagine originale, però già avere un risultato così è abbastanza buono. E vediamo l'ultima, quella sulla quale ha preso più l'iniziativa, che è questa, quella con Mario Brega, e abbiamo il frame originale. Vedete qui il problema che ha fatto è che non ha disegnato allo stesso modo lo sfondo, ma lo ha riportato abbastanza simile. In realtà potrebbe essere credibile anche così, però è troppo dettagliato per essere un cartone fatto in questo modo. Purtroppo non si discostava da questo risultato e ho fatto 1000 prove, però tutte queste generazioni sono state fatte tramite il prompt scritto a mano. Io sono partito dal farglielo generare a lui, poi l'ho fermato, l'ho copiato da qua, l'ho rincollato qua dentro e poi l'ho sistemato, guardando bene l'immagine se seguiva esattamente com'era, perché il più delle volte con l'espressione dice che è seria quando non lo è, non ho capito perché, oppure aggiunge particolari che non ci sono o ne omette alcuni che sono necessari. Perciò per avere bei risultati fatelo voi a mano. Se non avete voglia potete lasciarlo anche così, però vi verranno peggio. Però per avere dei risultati così, in molti casi, non in tutti ovviamente, possiamo anche accontentarci, diciamo. Per tutto il resto c'è GPT che vi fa la sua generazione e che al momento non riusciamo a seguire perfettamente con gli strumenti che abbiamo, o perlomeno viene sicuramente più complesso farlo in locale, però secondo me già questa base potrebbe essere molto utile per fare diverse immagini con ottimi risultati. Non tutte, perché non tutte verranno bene, ma sicuramente la maggior parte vi darà qualcosa di accettabile, senza dover aspettare generazioni online, senza dover usare servizi, tutto sulla vostra macchina, magari sulle vostre foto personali. Come ho detto anche nella guida, questo non è un workflow definitivo, perfetto, similare ai risultati di ChatGPT o se non addirittura migliore. È un qualcosa su cui io ho sperimentato, volevo condividerlo con voi e che vi lascio in modo tale da magari poter essere migliorato, ottimizzato secondo l'opinione di tutti voi. Anzi, vi invito a commentare se avete qualche idea su come migliorarlo, su che nodi si potrebbero aggiungere e su come renderlo magari sempre più vicino a ciò che riesce a fare ChatGPT. Al momento comunque, anche testando altri modelli, non c'è niente che è andato realmente oltre a ciò che offre Flux, ma se consideriamo che è uscito quest'estate, ormai sono diversi mesi fuori e inizia a esserci la necessità di un nuovo modello più potente che comprenda meglio il prompt e che faccia anche cose come le fa adesso ChatGPT. Recentemente è anche stato rilasciato il nuovo Midjourney, ci stiamo avvicinando a una necessaria nuova release anche di Flux e speriamo che Black Forest Labs stia sviluppando qualcosa di nuovo e che ci sorprenda improvvisamente con un nuovo modello e non come la notizia che vi ho lasciato al 1° di aprile per fregarvi un attimo.
Testatelo un po', fatemi sapere, spero possa tornarvi utile. È vero che con ChatGPT si fa in un attimo, però sapete che io voglio sempre provare in locale e vedere se con ConfUI si riesce a fare qualcosa di meglio o qualcosa di simile. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, così vedete anche i post e potete partecipare alle cose che magari linko, i sondaggi che metto e tutto quanto. Ma ricordate che c'è sempre il server Discord con tanti canali per ogni argomento, dove potete scrivere in modo più ampio, fare domande, condividere quel che volete, e c'è anche la sezione problemi tecnici dove postare i vostri problemi ed essere aiutati nel caso, perché qui sotto nei commenti, se mettete gli errori, vengono automaticamente bloccati e giustamente poi devo anche toglierli, perché un commento con 30 righe di errore non è bello a vedersi, diciamo, e non è utile. E se volete supportarmi per fare in modo che faccia sempre più video e con più contenuti, se volete c'è la pagina Patreon, dove spesso condivido anche i workflow in anticipo, e per il livello massimo di abbonamento c'è anche la chat, dove magari trovare più consigli e chiedermi direttamente qualche informazione in particolare. Allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!